Allora a un certo punto mio fratello viene arrestato in Svizzera per una serie di rapine con degli altri complici e dopo viene richiuso in un carcere normale, non di massima sicurezza, e a quel punto tenta la prima delle sue evasioni, insomma. Tenta e riesce a evadere da questo carcere, è un carcere con un muro alto circa 6 metri e ottiene permesso di tenere una corda da saltello e dei pesi. Con questi pesi ogni giorno scalfisce il muro fino a 2 metri e fin quando crea un appiglio salta fino a 2 metri con la corda da saltello, la rotola a un portabandiera e riesce a issarsi sopra i 6 metri ed evade da questo carcere. Prima evasione, purtroppo l'evasione è andata bene, ma purtroppo il giorno dopo si sente male e deve rifugiarsi in una cascina lì vicino perché aveva mangiato delle fragole avvelenate che servivano per tenere lontano i merli e insomma gli viene mal di stomaco e i padroni di questa cascina lo trovano, vedono i suoi abiti da detenuto e chiamano la polizia e viene di nuovo arrestato. Questa è la prima evasione che fa. Dopo circa un anno tenta un'altra evasione da un altro carcere, questa volta l'hanno messo in un carcere di massima sicurezza, dove ci sono delle sbarre con dentro del gas a circuito chiuso. Praticamente in queste sbarre circolava tutto il gas, in tutte le sbarre, era un tubo unico fatto a sbarre che circolava in tutto il carcere e praticamente se si fosse tagliata solo una sbarra, un pezzo di tubo, fuoriusciva il gas, calava di pressione e c'era un sensore che faceva scattare l'allarme. Quindi qua era quasi impossibile da scappare. E invece scogita un piano che gli ho dato una mano anch'io perché quando andavo a scuola insomma al posto di disegnare interni di case, di ville, nelle ore di architettura disegnavo gli interni del carcere e cercavo di trovare soluzioni più o meno valide, insomma. Tra le tante che ho proposto, questa è stata una abbastanza valida, insomma. Allora, siccome avevamo imparato che i problemi andavano risolti uno ad uno, ho cominciato a capire come tagliare le sbarre, perché tutti dicono sì, si tagliano le sbarre, poi cala il lenzuolo e giù, classica fuga, no? No, perché queste barre dentro, prima cosa, erano vuote, perché il gas circolava, e poi bisognava far passare anche qualcosa per tagliare le sbarre, una lima nella torta, come si fa di solito, possibile da far passare, c'è il metal detector. E fin quando un giorno andavo a scuola a Rovere, e nei vecchi pullman c'erano quei martelletti per rompere il vetro e in più c'erano dei fili di acciaio rivestiti con della polvere di diamante che si chiamavano cappelli d'angelo e insomma mi è venuta l'idea piuttosto se riuscissi a fare entrare questi fili, sono talmente fini, erano fili di acciaio ricoperti da questa polvere che tagliavano appunto a ferro e insomma mi sono procurati un paio di questi e sono entrato a far visita a mio fratello più volte con gli stivaletti tutti borchiati che suonavano perché quando entravi a trovare il detenuto ti facevano passare col metal detector, fatti suonare una volta, due, tre, fin quando questi guardiani ero molto riconoscibile e vedevano che quando entravo c'erano questi stivaletti e non ci guardava neanche più, ogni tanto faceva passare ma pensavano fosse appunto le borchie degli stivaletti. Negli stivaletti ho inserito questi cappelli d'angelo e durante l'ora di colloquio, d'accordo col barista, che era anche un detenuto, gliel'ho passati dal maglione, li ho tolti degli stivaletti, gliel'ho passati dal maglione. Però cosa era successo? Ci eravamo accordati che per passare questi cappelli d'angelo dovevo dargli una mano, la solita mano che dai la destra, e lui mi sfilava da sotto il maglione. Io nella concitazione gli ho dato la sinistra, quindi lì c'è stato un po' però con la velocità insomma poi dopo ho tolto il cappello d'angelo da una parte e dall'altra e ce li siamo passati e lì siamo riusciti a far entrare questi cappelli d'angelo. Restava però il problema di come fermare il gas. Quando questo barista che faceva anche mansioni di parcheggiatore era a conoscenza del piano ha informato mio fratello che un paio di volte a settimana veniva questo furgoncino a consegnare la frutta
e per poco non picchiavano le sbarre di una finestrella che c'era proprio all'altezza del paraurti. Bastava che lui dicesse vieni un po' più indietro, che questo picchiava dentro e facilmente si sarebbero rotte le sbarre. E non è stato proprio così facile, perché hanno dovuto aspettare 4 settimane prima che il camioncino rompesse le sbarre, fin quando un giorno ha rotto le sbarre, l'allarme è suonato, le guardie sono venute, hanno visto che il guasto dipendeva dal camioncino e hanno chiuso tutto l'impianto, hanno interrotto l'impianto del gas per un giorno. È stato proprio in quel lasso di tempo lì che mio fratello ha tentato l'evasione, è scappato, non ha tentato, è riuscito a scendere dalla finestra, classica evasione, cappella d'angelo, ha tagliato le sbarre, è andato giù col lenzuolo, però cosa è successo? È scivolato, si è slogato il piede, fuori c'era l'altro mio fratello che lo aspettava e che doveva dargli segnali quando le guardie erano dall'altra parte, che non avrebbero dovuto vedere l'evasione, e invece poi sono sopraggiunte anche le guardie, hanno arrestato sia un fratello che l'altro perché l'hanno visto sopra la collina dietro che faceva gli abbaglianti per segnalargli qualcosa e sono andati a prendere anche lui, insomma. Poi vabbè, dopo 2 giorni l'altro l'ha lasciato andare perché in effetti non aveva fatto niente, ma mio fratello è tornato in carcere, insomma. Questa è stata la seconda evasione. Per evitare che la notizia dell'evasione rovinasse l'immagine del carcere di massima sicurezza, le autorità, dopo 10 giorni di isolamento, trasferiscono Pierluigi di sezione e la stampa non viene informata dell'accaduto. Nel frattempo si conclude il processo e Pierluigi viene condannato a 8 anni di reclusione. Qui, nella zona del carcere riservata ai detenuti più pericolosi, il bandito conosce personaggi di calibro più elevato come Marco Kamenisch, il noto eco-anarchico svizzero, e progetta la nuova evasione. Organizzano questa evasione che viene anche fatta in un certo stile, insomma, con le armi. Fino adesso non era stata usata nessuna arma, invece qua quasi ogni componente è a disposizione un'arma. Viene insomma organizzata questa evasione, l'evasione si fa, purtroppo in questa evasione muore una guardia, un sorvegliante. L'evasione va a buon fine, tutti riescono a scappare, qualcuno riesce a scappare in macchina. Mio fratello scappa in macchina, ma a un certo punto la macchina non funziona più ed è costretto a fermarsi e continuare la sua fuga nei boschi. È costretto a nascondersi sotto acqua perché c'erano cani che dal fiuto riconoscevano l'odore dei detenuti, le guardie anche, e quindi l'evasione è finita lì perché poi era inverno, faceva freddo, è uscito e rischiava il congelamento, insomma è stato riacciuffato lui insieme a un complice. A un certo punto viene portato in carcere e praticamente viene torturato, viene pestato a sangue, gli rompono 8 delle dita dei piedi, gli strappano i capelli uno a uno e lui non riusciva nemmeno a capire perché, fin quando lo informano appunto che era morta una guardia e lì capisce insomma che è l'inizio della fine, perché quando c'è un morto anche in Svizzera si prende l'ergastolo che corrisponde massimo a 17-18 anni, ma insomma quando ne hai 21, 22, 17 anni sono tanti, insomma sembra una cosa insormontabile. Pensate che dopo tutti questi anni non si sa ancora che sia stato colpevole di questa sparatoria, di chi abbia ammazzato la guardia, proprio perché questi ragazzi avevano dei loro principi e uno su tutti insomma non fare la spia, anche perché chi parlava, faceva la spia era automaticamente messo fuori dal giro. Poco tempo fa Marco Kamenisch ha scritto una lettera nel quale ricordava insomma mio fratello come guerriero, lui descriveva così, ha imparato a combattere, insomma, voleva essere un anarchico, mio fratello era un rapinatore, ma i principi erano sempre quelli, insomma. Ha scritto questa lettera e ricordava con affetto mio fratello proprio perché fu mio fratello a scagionare Marco Kamenisch
dicendo che lui con la sparatoria non c'entrava niente, è scappato anche lui insieme agli altri, ma non c'entrava con il fatto, non c'entrava con la morte della guardia. Ecco, poi dopo questa evasione che è andata a finire male, insomma, che c'è stata questa uccisione della guardia, mio fratello viene trasferito in un carcere ancora più di massima sicurezza, il peggior carcere della Svizzera, secondo me anche dell'Europa, perché è definito così non da me ma anche da tante testate giornalistiche. Un carcere che è Thorberg. È un carcere nella Svizzera tedesca dove i detenuti venivano torturati e viene definito il carcere per i più duri, ma non è questa la giusta affermazione, è un carcere dove i più duri sono le guardie e i più duri è il direttore, perché veramente venivamo accolti a malo modo anche noi che eravamo parenti. Mi ricordo che una volta addirittura fummo spintonati sia io che mio fratello Daniele, perché le guardie avevano fretta, non so, poi parlavano tedesco, non capivamo niente di tedesco, e fu proprio lì che anche lì continuarono, lì per esempio davano le botte con dei manganelli, e prima di darle mettevano delle coperte bagnate sul corpo dei detenuti, perché il dolore lo sentivano ugualmente, però in questo sistema, così almeno dicevano, restavano meno segni, perché poi giravano anche gli avvocati e c'era possibilità di fare denuncia, almeno teorica, perché poi di denuncia non ne faceva mai nessuno. E questo carcere fu un'iniezione di veleno nel corpo di mio fratello, perché qua divenne veramente, era un carcere veramente, facevano torture di ogni genere. Pensate che sono andato a trovare mio fratello la prima volta che sono entrato in quel carcere, mi ricordo che mio fratello non stava in piedi, aveva gli occhi mezzi chiusi, tant'è che pensavo facesse finta per ottenere magari una cella migliore, e invece proprio non capiva più niente. Era dovuto alle botte che continuava a prendere tutti i giorni e anche al fatto che gli veniva somministrato un coagulante, siccome aveva appena tentato un suicidio, si aveva cercato di tagliarsi le vene. L'avvocato, il direttore aveva detto che era una dimostrazione per ottenere dei privilegi nel carcere, invece poi venne il dottore, fece una visita e capì che dei tagli, che non era stata una cosa fatta apposta o una cosa lieve, il taglio era andato in profondità, quindi l'intenzione di togliersi la vita c'era stata per curare un po' queste ferite. Gli davano un coagulante, ma gliene avevano dato talmente tanto che il sangue girava talmente piano che non stava più neanche in piedi. Infatti abbiamo chiesto una visita da un dottore esterno e alla fine è saltato fuori che, vabbè, insomma, a parte le botte che prendevano, c'era questo coagulante che gli bloccava la vista, gli bloccava un po' tutto, insomma. Questo è un ragazzo di 24 anni. E insomma, fortunatamente poi mio papà si è interessato, con dei bravi avvocati svizzeri siamo riusciti perlomeno a cambiargli carcere, e è andato a finire nel carcere di Bochum, carcere nella Svizzera francese, un bel carcere, insomma, pulito, però è pur sempre un carcere, insomma, e l'idea di evadere è sempre presente, soprattutto dopo il fatto che viene fatto il processo per l'evasione e tutti i componenti dell'evasione si beccano 17 anni di carcere. Quindi con 17 anni sul groppone l'unica cosa che pensi è di evadere, nonostante fosse bello il carcere, ma anche da lì, insomma, un bel carcere, ma in pochi se l'era infilata da questo carcere. E allora, insomma, pian pianino mette via l'idea di evadere e va a lavorare come panettiere. E, insomma, riprende un po' l'attività che era quella che faceva un po' ridere la cosa, perché ha fatto rapine e evasioni per finire a fare lo stesso lavoro che faceva mio padre più o meno, perché faceva il pasticcere. Tant'è che quando andavo a trovarlo ogni tanto gli dicevo: hai fatto tutti sti casini per finire a fare lo stesso lavoro del papà, che potevi farlo senza andare a fare le rapine.
e lui ci rideva sopra sta cosa. È andato avanti per un certo periodo a fare, fin quando ha chiesto a me e Daniele di far entrare una pistola in carcere. Ho detto, aia, qua ci siamo un'altra volta. Con la promessa di non sparare, di non far del male a nessuno, siamo riusciti in una maniera a fargliela entrare. Abbiamo fatto entrare il latte di pomodori con vari tentativi, insomma questa pistola è riuscita a entrare in carcere, fin quando un giorno mio fratello sente che sparano dal cortile e praticamente un detenuto aveva visto che mio fratello aveva nascosto la pistola sotto la porta del campo di calcio, aveva preso la pistola, aveva tentato l'evasione, ma a sua volta le guardie avevano sparato e l'avevano ammazzato. Quindi è rimasto il corpo di una persona morta su un filo spinato che poteva essere benissimo il suo. E allora lì ho cominciato un po' a cambiare idea, qua devo scappare ma senza armi, e non sapevo come fare. Fin quando un giorno, lavorando in panificio, togliendo i sacchi della farina, ha visto che l'unica finestra che c'era nel muro era stata ricavata da una porta, praticamente tutto il muro in cemento armato, e l'unica finestra che c'era prima era una porta, era stata chiusa con dei semplici mattoni, no? Allora cosa succede? Mio fratello incomincia a avere questa idea, ha detto ma proviamo a vedere, e alla fine della fiera, un giorno dopo l'altro, lui è riuscito a rompere questo muro di mattoni e a rimettere sacchi di farina davanti. Quando non era un esaurimento, che i sacchi di farina erano tutti infilati, poteva esserci anche il buco dietro sotto la finestra, come nessuno lo avrebbe visto, e da lì sarebbe riuscito poi a uscire e a andare sui tetti e dai tetti scavalcare il filo spinato. Questo era un po' il piano, e in effetti riuscì a scappare, anche perché poi avevamo preparato un complice all'esterno che era appena uscito da questo carcere, un francese che si era preso già allora 15 milioni di lire. L'abbiamo tenuto qualche settimana anche qua a casa, ha detto ci penso io, faccio io tutto, penso tutto io. In effetti ha pensato tutto lui, ma ha pensato ma non ha fatto niente, perché al momento dell'evasione lui doveva trovarsi con una Range Rover fuori dal carcere per fari spenti, e un suo complice con la stessa macchina doveva scappare a fari accesi, in modo che la polizia pensasse che chi era evaso era sulla macchina che si allontanava per fari accesi, no? Insomma, mio fratello è riuscito a scappare da questo carcere e a saltare il muro col filo spinato, si è veramente distrutto la schiena, le braccia. Mi ha raccontato chi l'ha visto, perché poi qualcuno è andato a prenderlo al confine svizzero, un altro suo amico è andato a prenderlo, e era veramente un bagno di sangue, però è riuscito a scappare lui e un altro suo amico. Di questo francese non abbiamo più sentito parlare, si è preso i soldi e non si è fatto vedere. E quindi questa è stata l'evasione che poi l'ho portato in Francia. È stato un mese libero in Francia, e mentre la polizia faceva delle indagini per degli altri italiani che avevano un giro di soldi falsi, che avevano riempito la Francia di franchi falsi praticamente, e nel quartiere italiano mio fratello andava a mangiare, hanno preso tutti, hanno arrestato anche lui senza sapere che era il bandito che era scappato dalla Svizzera. Abbiamo fatto il controllo delle impronte digitali, l'hanno riconosciuto e è stato arrestato a Parigi e rinchiuso nel carcere di Fresnes. E da qui poi purtroppo la storia prende tutta un'altra piega.